Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una scheda generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad inquadrare la vostra settimana, come andrà, i segni del zodiaco da attenzionare, l'amore, le relazioni più importanti e il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta della bara. Potrebbe essere un inizio un po' in salita, faticoso, perché ci porta ad essere un po' giù di tono, anche un po' stanchi, perché c'è una fase di trasformazione e di evoluzione. C'è un qualcosa che sta avvolgendo a termine, può costarvi fatica, perché quando si chiudono dei cicli, delle esperienze, oppure stiamo vivendo delle situazioni che ci tolgono tantissima energia, allora dobbiamo continuare ad impegnarci. Questa carta ci sta dicendo che è arrivato il momento giusto di chiudere definitivamente con alcune cose, oppure se proprio vogliamo portarcele dietro, dobbiamo affrontarle in modo diverso per far sì che questa energia non ci appesantisca ulteriormente. Poi abbiamo la scopa e la frusta. Anche questa è una carta dall'energia molto forte, diversa perché spesso è legata alla tensione, ai litigi, alla tensione che può portare a dei litigi, a dei confronti abbastanza accesi, oppure distrazioni, errori, magari il nostro impegno che è altalenante e quindi abbiamo bisogno di fare ordine, di fare pulizia per non stressarci troppo, quindi di non cadere nella rabbia, nella tensione, oppure di per certi aspetti, come vi dicevo, proprio approfittare di questo momento per fare ordine e pulizia. Dentro e fuori di voi assolutamente sì, perché visto che abbiamo questo bellissimo battello o nave che indica il viaggio a 360 gradi, nel senso sia spirituale sia effettivo, forse abbiamo bisogno di fare un percorso, di evolvere, di crescere, di cambiare qualcosa di noi, allora questo è il momento per farlo. Per le questioni più pratiche, ovviamente, questa ci sta dicendo che c'è una nuova avventura, c'è un nuovo passaggio, un miglioramento, un guadagno, una soddisfazione, un qualcosa che proprio ha strettamente a che fare anche con i nostri sogni e i desideri. Quindi abbiamo bisogno proprio di andare, partire, volgere il nostro sguardo al futuro, quantomeno adesso iniziare a muoverci. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore e coppia single, ma per chi non dovesse essere interessato, ovviamente alcune cose possono far riferimento alle relazioni più importanti, di amicizia, di famiglia. Quindi consiglio sempre di dare un'occhiatina e un ascolto a questo ambito qui dove troviamo la rosa di Natale. Come significato ci porta comunque qualcosa di bello, qualcosa di positivo, forse anche una sorpresa, qualcosa di totalmente inaspettato. Un dono, un regalo, può anche essere, visto che ci avviciniamo alla festa della donna, perché no? Può essere qualcosa di totalmente diverso, magari anche un gesto, qualcosa di molto affettuoso e amorevole, anche che va a migliorare la propria relazione, portare progettualità, portare benessere, un
bel coinvolgimento, insomma, dove si possono costruire tante cose effettivamente. Soprattutto io direi, come abbiamo visto nelle vostre energie principali, l'andare avanti, procedere, ma cercare anche connessioni ai vostri sogni, ai vostri desideri, forse è qualcosa che avete lasciato in sospeso o ci state pensando da un po' di tempo, quindi è rimasto nel vostro cuore, nei vostri ricordi e quindi dobbiamo passare dal pensiero all'azione e magari queste carte vi stanno dicendo basta muoversi in alcune situazioni che magari bisogna affrontarle in modo diverso, bisogna comunque viverle, ma non chiudersi totalmente, bisogna procedere oltre. Per i single, allora, il procedere oltre può voler dire sia rigenerazione, ritrovarsi in voi stessi e quindi poi mettersi in gioco e andare avanti, quindi lasciare andare tutto quello che è successo precedentemente, forse anche staccarsi da qualcuno, però attenzione, hanno a che fare anche con nuovi sviluppi di vecchie situazioni, sia in amicizia, sia una nuova conoscenza o possibilità di incontrare, rivedere una persona che ha fatto parte del vostro passato oppure avete conosciuto precedentemente. Per quanto riguarda adesso l'ambito più materiale del lavoro e delle finanze, andiamo subito a vedere cosa vuole dirvi la Sibilla italiana. Come prima indicazione troviamo questa carta, non deve spaventare, un po' a connessione, come vedete infatti c'è la bara qui e c'è la bara anche qui. Che cosa vuol dire? Che ma anche qui si sta avvicinando una fase di passaggio, quindi può essere conclusione di un sacrificio, di un qualcosa che per voi è stato molto impegnativo, molto estenuante, quindi finalmente si conclude questa cosa. A volte può trattarsi di una spesa imprevista che però riusciamo subito a prendere il controllo e a sistemarla. Per altri aspetti può essere anche un cambiamento, un punto di svolta che può essere e può sembrare, diciamo, negativo, però vi porta nuove possibilità. Quindi sia nuove sia una seconda possibilità che ha a che fare, ricordo, con il lavoro, con le finanze. Per esempio, se state facendo degli investimenti, magari potrebbe esserci una situazione negativa, però con vedendo sia la vostra carta principale, vedendo anche questa carta che è saltata fuori e la lettera indica novità, cose che si muovono in avanti e anche in modo positivo. Nuove circostanze, nuove possibilità, quindi anche opportunità non solo di miglioramento, ma un qualcosa che può aiutarvi a recuperare sia energie a livello psicofisico e anche denaro? Assolutamente sì. Di sicuro c'è un profondo cambiamento, ognuno di voi lo vivrà a proprio modo, magari nel lavoro c'è qualcosa che cambia, forse anche atteggiamento da parte di qualcuno che può essere stato ostile ultimamente nei vostri confronti. Per chi vuole fare proprio un grande passaggio, addirittura chiudere con un lavoro e portarsi almeno alla ricerca di uno nuovo, in realtà si affaccia qualche occasione, perché effettivamente la lettera porta comunicazioni, porta anche l'idea di prendere delle decisioni importanti senza avere fretta, quindi pian pianino riflettere e direi grandi novità sì, di aspettarvele. Può essere l'inizio, veramente l'inizio di un percorso e quindi capire bene quello che sta succedendo vi aiuterà anche a fare poi la scelta giusta, quindi sia di rimanere, ma migliorare quello che avete a disposizione adesso nel vostro lavoro o nella vostra stessa ricerca, sia possibilità di grandi cambiamenti e quindi direi di
di prepararvi proprio in questa settimana. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete tanto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!